Il mercato dei droni, almeno per uso hobbistico ricreativo, sta davvero morendo oppure è solo una mia impressione, ragazzi? Beh, vorrei parlarne oggi in questo video insieme a voi e conoscere anche le vostre opinioni in merito. Lo sapete, mi sono interessato al mondo dei droni sin dagli albori, almeno da quando sono arrivati sul mercato i primi droni commerciali davvero interessanti della Parrot prima, poi di DJI, passando per Absan, MJX e tantissimi altri marchi. Saranno trascorsi almeno 5, 6, forse 7 anni dai miei primi video dedicati a questo fantastico mondo che mi piace davvero tantissimo ancora oggi, però noto che qualcosa è profondamente cambiato. Se almeno all'inizio infatti ho assistito alla nascita di tanti marchi dedicati ai droni, dai più economici, cheap, ai più costosi, e qui sul canale ne avete visti davvero tanti, ultimamente la situazione è davvero cambiata. Marchi storici è rimasta praticamente la sola DJI che fa un po' quello che vuole, Parrot che ha dato davvero il via al mercato dei droni per uso commerciale hobbistico con il Parrot, come si chiamava ragazzi? AR 2.0? Non ricordo, comunque era quel drone con i paraeliche in polistirolo che vendevano anche nei negozi di videogiochi. Forse qualcuno di voi l'avrà anche utilizzato. Comunque la Parrot ora realizza solo droni per scopi militari o altamente professionali e non è che se la sta passando benissimo anche in quel campo. Un vero peccato. L'Anafi, secondo me l'Anafi è stato davvero un bel drone che forse avrebbe meritato una revisione, un secondo modello. Poi abbiamo la Unique, anche questo è un marchio importante almeno agli albori, ma si è un po' perso. La Skydio che produce gli action droni in grado di seguirci in tante condizioni diverse, ma qui in Europa non è mai davvero arrivata, nonostante le diverse dichiarazioni negli anni da parte della casa madre. Autel che sta producendo qualche drone interessante, ma fatica tantissimo a imporsi o almeno a farsi notare in questo mercato. Vi basta guardare le recensioni su Amazon, uno store che vende i loro prodotti, sono pochissime e nemmeno poi così brillanti. E cosa rimane ragazzi? DJI. Invece altri marchi meno blasonati, ma che per tanti di noi, me compreso, sono stati la porta d'ingresso per questo mondo, come Absan, MJX, Ishin, anche loro si sono davvero persi. Perché siamo arrivati a questo? Da una parte c'è sicuramente DJI che ha monopolizzato il mercato, ormai quando si parla di droni si parla anche della DJI. E monopolizzare un mercato non è mai un bene perché si arriva a questi risultati con poca scelta e poca concorrenza. E c'è da dire che anche gli ultimi droni della DJI come il DJI Mavic 3 Classic, o classico chiamatelo come preferite, l'Avatar persino lui, un drone rivoluzionario sulla carta, non è che abbiano avuto poi questo seguito così enorme sulla rete. Poche recensioni, poco interesse generale. L'ultimo drone che ha suscitato davvero un po' di interesse è stato proprio il DJI Mini 3 Pro. E il fatto che l'ultimo drone che ha davvero catturato l'attenzione generale sia stato un drone sotto i 250 grammi potrebbe farci pensare che uno dei motivi che sta portando sempre più gente a perdere interesse per questo mondo può essere sicuramente le troppe restrizioni, troppe leggi, troppe cose da fare e controllare per volare con un semplice drone. Sì, ovviamente un drone va pilotato con la testa, con il cervello, ma mettere troppe leggi, troppe sanzioni, troppi paletti, troppe cose porta a questi risultati, un mercato in forte contrazione. Anche i prezzi sì sono aumentati, specialmente se consideriamo l'unico marchio che ormai viene acquistato, almeno nel 99% dei casi, ovvero DJI. Tra l'altro ho dimenticato di parlare anche di Xiaomi, Fimi, ma anche loro si sono un po' persi, continuano a riproporre il Fimix 8 SE ogni anno praticamente quasi uguale. Sì, i prezzi sono un po' aumentati, parecchio aumentati, considerando che non c'è praticamente concorrenza. E poi ultimo, ma non ultimo per importanza, c'è l'effetto novità che dopo tutti questi anni si è un po' affievolito, si è un po' attenuato. Una volta il drone era visto come la grande novità, tutti guardavano un drone volare con entusiasmo, con interesse, ora è praticamente
qualcosa di già visto e nulla di così rivoluzionario. Anche la mancanza di vere innovazioni nel mercato dei droni può essere un ulteriore motivo, pensateci bene, alla fine ogni anno propongono droni con una cam migliore, con qualche sensore anticollisione in più, ma alla fine parliamo sempre degli stessi identici droni che dal DJI Mavic Pro, uscito ormai 4 anni fa forse, le vere novità si sono contate sulle dita di una mano. Il Mavic Pro rappresentò un punto di svolta importantissimo per il mercato dei droni perché fu il primo drone con bracci pieghevoli. Fino ad allora si usavano solo droni ingombranti, enormi, come il DJI Phantom, lo Xiaomi Drone 4K, perdonatemi, che vedete qui dietro alle mie spalle, e il Mavic Pro, essendo il primo drone con bracci pieghevoli, si poteva praticamente riporre quasi in tasca, quindi una grande rivoluzione. Poi c'è stato il Mavic Mini, il primo drone super leggero, anzi prima c'è stato il DJI Spark, i 300, non so se ve li ricordate, e poi il nulla, solo nuove fotocamere, nuovi sensori, magari qualche minuto di autonomia in più, qualche chilometro in più di range di controllo, anche se lo sapete è praticamente inutile qui in Europa, ma a parte questo mancano delle vere novità per un mercato che sta sempre più ristagnando nel more of the same, ovvero prodotti quasi sempre uguali. Si confidava nel DJI FPV e nel DJI Avatar, ma non hanno avuto poi questo gran successo. Queste, quelle di cui vi ho parlato, sono le mie personalissime opinioni, considerazioni su un mercato che vedo ogni anno sempre più morente. E lo dico con tanto dispiacere. Mi piacerebbe davvero tanto tornare all'entusiasmo dei primi anni, perché era un ambiente che ricordo con tanta gioia, ragazzi. Era davvero bello parlare di droni su Facebook, dappertutto, anche con altre persone. Ora invece è tutto un qualcosa di già visto. Ora però voglio sapere la vostra opinione, ragazzi, che per me è ancora più importante. Cosa ne pensate di questo argomento? Dite la vostra lasciando un bel commento qui sotto e parliamone insieme. Inoltre vi ricordo che se volete restare aggiornati sui miei nuovi video, nuovi contenuti, offerte, coupon, tante segnalazioni, beh, entrate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Trovate anche il link per il mio gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia, il più grande in Italia, e anche il link per la mia pagina Instagram con il mio nome, Michele Pesole. Vi aspetto numerosi, vi aspetto anche nei commenti, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo!